Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è lunedì 29 dicembre, coraggio, è l'ultimo lunedì da aggredire quest'anno, poi ci aspettano quelli successivi dell'anno a venire. Il lunedì, come ho detto altre volte, è il giorno che dà inizio a una nuova settimana e quindi è il giorno più infausto della settimana per molti, no? Dopo la pausa del weekend, che ormai si tende a farlo iniziare sempre più chiaramente il venerdì, se non il venerdì pomeriggio. Ma insomma, per la maggior parte della gente, poi ci sono le eccezioni, i panettieri per esempio no, per dire chi dipendenti dei supermercati no, però a turno se lo concedono pure. Però voglio dire, sostanzialmente il venerdì inizia questo lungo weekend che poi porta a sfogarsi, come ho potuto vedere in qualche occasione. Sono stato in un hotel a Kecskemét, l'ho raccontato, in Ungheria. Avevamo scelto un hotel, una baita nel bosco. Ho detto, qui stasera c'era anche la spa, le terme. Ho detto, qui è un incanto, un capolavoro, è stato un inferno. Fino alle 3 di notte c'era una festa detta aziendale che non sapevo che esistessero. Praticamente l'azienda organizza sempre un weekend periodicamente per i dipendenti per farli contenti, capito? Come i cagnolini che gli dai l'osso e lo sono felici, scodinzolano, li porti lì, fanno sesso, promiscuità assoluta, divertimento, sballo totale, odore di canne, quelle cose lì, fino alle 3 di notte. Poi sabato mattina noi ci si è svegliati all'orario, notturno no, ma ancora era buio fitto, pesto, perché dovevamo pregare, poi c'era la Santa Messa e sembrava di stare in un ospedale. Solamente qualcuno si è azzardato, ma sono cose che non ti scordi più per tutta la vita, alle 8 del mattino si è azzardato a scendere giù per far colazione, cose che dovevano rientrare in casa, non lo so, alle 8 del mattino avreste dovuto vederli, erano degli zombie. Allora io quel giorno lì ho cantato la messa, non lo faccio mai in camera, ho fatto la messa tutta cantata, e perché ho detto mi vendico. Allora io dico sempre agli altri, parlate piano, dico sempre a Fra Celestino, quando fai la messa in camera, ti prego, e fai l'omelia, Fra Celestino, che qualche volta hanno bussato, basta! Quando fai la messa in camera, per cortesia, parla adagio, non smetto di dirlo, vero? Non smetto di dire al mio seguito, parlate piano, perché poi noi siamo palermitani, quindi. Allora, io urlo, però loro sanno che invece quando sono negli hotel, negli ambienti, spazi pubblici, praticamente manco mi sento. Quella volta lì ho fatto un pontificale, ricordo molto bene, era sabato 13 dicembre, era Santa Lucia, ecco, e quindi da siciliano, insieme a Sant'Agata e a Santa Rosalia sono le nostre eroine, quindi ho fatto tutta la messa cantata, nessuno si è azzardato, perché ho detto alle sorelle, se qualcuno si azzarda interrompo la messa e gli sbatto il crocifisso in testa. Dopo che alle 3, sino alle 3 di notte il mio letto ballava, perché poi dovete sapere che il mio seguito ha chiesto sempre per me la stanza tranquilla. Ma come che caspita casca sempre la stanza più problematica? Me lo sapete spiegare? O c'è l'ascensore che fa tum, 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 oppure quelli che urlano, quelli che gridano, quelli che. Io avevo avuto la stanza lì, quella volta lì, sopra il salone della festa. Avete idea che cosa ha significato per me? Quindi c'è stato tutta sino alle 3 circa di notte questo letto che balla. Va bene, ecco, questo per dirvi, miei cari, allora, che comunque questo è l'ultimo lunedì, sono gli ultimi giorni del mese di dicembre e quindi anche dell'anno 2025, anno del Signore, anno di grazia sempre per tutti noi che camminiamo in Dio nella verità della fede cattolica. E allora ieri sera c'è stata la puntata Il Padre risponde, dove abbiamo detto cose all'inizio, praticamente è stata una mezza catechesi, perché la mia catechesi dura in genere 3/4 d'ora, no? Al massimo 50 minuti, e ieri sera è durata 35 minuti la mia introduzione, quindi alla fine veramente è stata, oggi la riprendo nella rubrica Santi e Caffè, quindi trovate disponibile la parte introduttiva prima delle telefonate, che pure sono state però molto belle, perché internazionali, dalla Germania al Canada. Oggi è lunedì
Mercoledì 29 dicembre siamo nell'8ª di Natale, e però è anche la memoria di San Tommaso Becket, che gli inglesi venerano moltissimo, un vescovo che difese la libertà della Chiesa rispetto alla libertà dello Stato e del potere temporale. E il programma prevede alle ore poi, il programma, il palinsesto è quello che conoscete, classico, alle ore 17 poi io prego il Santo Rosario, il terzo Santo Rosario, e a seguire non c'è la messa in diretta naturalmente, e dopo la messa salutiamo Gesù Eucaristia con la formula, la preghiera della fiamma d'amore. Poi questa sera alle 21 c'è Don Ramon col suo programma Eccovi sono la serva del Signore, il titolo, il programma Il Punto. Io se ne ho impegnato contestualmente a lui con un'intervista che mi devono fare, un programma, diciamo, un canale privato. Ecco, questo è il programma di oggi. E poi vi ricordo rapidamente gli appuntamenti serali e anche particolari, visto che c'è il Capodanno dei prossimi giorni. Domani, martedì 30 dicembre, avviamo la lettura del mio secondo volume, L'Aquila e il Sole. Abbiamo archiviato il primo volume, che resta sempre disponibile. Il secondo volume, L'Aquila e il Sole, eccolo qui, ve lo mostro, è disponibile chiamando alla segreteria di Radio Domina Nostra, libro killer, chiamando alla segreteria di Radio, per dire che i testi di Dominutella non sono mai innocui, chiamando alla segreteria di Radio Domina Nostra, prelevandolo poi negli incontri di preghiera che si fanno. Ma domani, con una certa emozione anche da parte mia, inizieremo il primo capitolo di questo secondo volume di commento al Vangelo di Giovanni, col capitolo 6 di Giovanni, e questo libro ha una particolarità che non ha nessun altro dei miei libri. Ci sono le note, ci sta le note a piedi pagina, perché mi è stato chiesto di citare i testi che io cito, perché c'è qualcuno che poi vuole andarseli a prendere, e invece io non li metto. Cioè, metto i testi, ma non mi sono mai preoccupato, perché il mio scopo non è mai stato scientifico ma divulgativo, non pastorale. Io il meglio l'ho dato con la mia tesi dottorale, non c'è stata una persona del piccolo resto che sia riuscita a finirlo quel libro, perché è un mattone, perché è un libro improponibile, è la tesi dottorale. Ma queste non sono tesi, io li scrivo per voi, per il popolo santo di Dio del piccolo resto, voglio che sia capito da tutti, e quindi non ho mai messo le note. Questa volta qui invece le ho messe, limitandovi naturalmente dove è possibile, e così è una novità di questo interessante secondo volume che va ad aggregarsi al primo. Ecco, il mio progetto sarebbe di scriverne 7 di questi, L'Aquila e il Sole, ma vedremo come Dio vorrà. Questo domani sera. Poi mercoledì è la preparazione al nuovo anno, mercoledì 31 dicembre, quindi ci sarà, oltre che la messa delle 8 del mattino, anche quella delle 17:30 in diretta, cui seguirà il canto del Te Deum, ecco, per ringraziare il Signore dell'anno che si chiude. E alle 23:15, dopodomani, ci sarà la veglia di preghiera per la pace, per cui alle ore 23:15 ci collegheremo e entreremo nel nuovo anno in preghiera per chi vuole, ecco, senza i bagordi pagani. Quindi il Santo Rosario alle 23:15 e a seguire la Santa Messa proprio mentre sparano i botti, e qui non solo i botti, per il nuovo anno che accogliamo dalle mani di Dio, il 2026. Poi giovedì 1 gennaio la messa d'orario è quella delle 8 in diretta, ma anche delle 11 da me celebrata. Bene, questo è il programma. Vedete la cerchiatura in basso a destra, che è scomparsa però adesso, eccola lì, 29 giorni da quando il 1 dicembre di quest'anno sono iniziati i lavori a Piccolo Tabor. Sono iniziati i lavori sono seri, sono importanti, sono decisivi, e vi prego di aiutarci. Sapete che esistono i canali attraverso cui aiutare il progetto. Se volete, come potete, intanto ringrazio tutti quelli che lo fanno. Ecco, l'Iban, il conto corrente postale, la PayPal, poi c'è anche l'Iban per l'estero. Ecco, qualcuno mi ha chiesto, sì, posso dire che il campo vocazionale delle ragazze, delle giovani, sta andando non bene ma molto bene, grazie a Dio, e quindi solo questo, conviene lasciare sempre tutto così dentro, come dire, la riservatezza, il raccoglimento. Ho imparato anche io, a spese mie questo, a spese mie. C'è gente cattiva, guardate, ma veramente cattiva, più cattiva dei demoni,
fanno cose che voi umani, va bene, e quindi ci vuole sempre molta pazienza. Bene, allora, oggi è 29 dicembre, lunedì 29 dicembre, e quindi siamo quasi alla fine dell'anno 2025. È tempo di bilanci. Qualcuno nei propri canali comincia a fare bilanci e prospettive, no? Bilanci e prospettive, addirittura azzardando anche una sorta di nuovo inatteso carisma profetico. Chi può capisca, ecco, intelligentibus pauca. C'è anche chi comincia a indossare, dopo che si sono stracciate le vesti di fronte al Madonnaro, ora c'è chi comincia anche ad avere, a quanto pare, nuovi carismi profetici. Ecco, io non sono, quest'oggi non voglio fare né un bilancio, né lanciare prospettive, né fare il profeta. Piuttosto propongo alla regia di mettere il titolo della puntata di oggi. Ecco, aspettiamo che la regia provveda la finestra del titolo di oggi. Regia, ecco, Prevost e la falsa chiesa, due punti, il programma in agenda per il 2026. Avrei voluto mettere prima parte, perché è probabile che domani e dopodomani io proseguo per questo, ma vediamo, perché poi sono fatto così, quando metto prima parte e seconda parte poi mi secca a me per primo tornarci, però vediamo. Quindi io non intendo fare il profeta e neppure fare un bilancio, piuttosto desidero mettere, per chi lo vuole, in guardia. Ecco, fare il mastino napoletano, cave cane, attenti al cane, che adesso da qualche parte ho visto che ci mettono il cane e il fucile pure. Attenti al cane ma anche al padrone, qualcuno ha scritto. Attenti al lupo, attenti al lupo, attenti al lupo. Ecco, il titolo poteva essere questo, attenti al lupo. Ma sì, cambiamolo, regia, cambiamo il titolo. Cambiamo il titolo, ce la fai, regia? Attenti al lupo, punto e schermo, così chi vuole capire si collega. Attenti al lupo si intitola la puntata di oggi, mi piace. Vedi che in corso d'opera, che sotto casa mia hanno messo oggi per divertirci nei giorni di festa, di riposo, di relax, i martelli pneumatici stanno aggiustando la strada. Proprio si sono messi d'accordo sotto con Minutella. Poi quando parte c'è il silenzio. Vabbè, attenti al lupo, punto esclamativo. Perché? Perché dietro o dentro la tecnica della rana bollita, o se volete della finestra di Overton, adesso vi dico, ne ho parlato tante volte anche nei miei libri, ne parlo, si sta tranquillamente, attenzione alla parola tranquillità, che è rappresentata nella simbologia massonica dall'ancora riversa. L'ancora riversa indica per i massoni tranquillità, cioè significa non è il tempo della battaglia adesso, abbiamo ottenuto ottimi risultati, adesso è il tempo di conservare il potere, perché voi sapete che si tratta sempre nella storia degli uomini, disgraziata storia degli uomini, di fare due cose: conquistare il potere e poi custodirlo, conservarlo, no? Che senso avrebbe conservare e conquistare il potere e poi non avere preventivato la maniera per custodirlo? Ergo ci vuole una conquista del potere verso cui si indirizzano tutti gli sforzi degli scorsi 12 anni e mezzo di Bergoglio, e adesso che lo sforzo è riuscito, perché è riuscito, è assolutamente riuscito, la Bastiglia è stata conquistata, Benedetto XVI si è dimesso e il trono di Pietro è stato finalmente, il mio tesoro, è stato conquistato dai massoni dalla massoneria ecclesiastica, con Bergoglio, la mafia di San Gallo, non dimenticatele queste. Domanda, ma la mafia di San Gallo è terminata? Ma quando mai? Cambia nome, cambia tipologia, cambia faccia, volto, ma state certi che esiste come se esiste, capito? La Chiesa Cattolica ha resistito dal 1960, l'anno in cui la Madonna aveva chiesto di rivelare il terzo segreto di Fatima. Perché ha scelto il 1960? È mica così per caso.
Ha scelto la Madonna nel 1960 perché doveva essere l'anno in cui la Chiesa doveva sapere che cosa stava accadendo, per tempo. Che cosa stava accadendo? Stava accadendo che i partigiani di Satana, come li chiama la Madonna, erano entrati in Vaticano e tutto si collega. Attenti al lupo e fidatevi del pastore, che quando vede arrivare il lupo, dice Gesù in Giovanni 10, non fugge come il mercenario. Quanti mercenari ci sono oggi che fuggono, fanno finta di non vederlo? Invece il pastore protegge le pecore dal lupo. Padre Pio, per esempio, proprio in quegli anni non smetteva di dire che appunto la massoneria, i massoni, dirà Padre Pio, sono arrivati alle pantofole del Papa. Sono proprio le parole di Padre Pio, sono arrivati alle pantofole del Papa. E sempre nel 1960, che quindi è un anno decisivo, nel qual caso noi, la maggior parte di noi, potremmo comunque cominciare a rassegnarci, perché se fosse vero che i 100 anni previsti del potere di Satana nella Chiesa verosimilmente potrebbero essere iniziati nel 1960, c'è ancora un po' uno spazio di 35 anni più o meno, no? Da attendere. Alcuni ci si arriva, altri no, come Dio stabilisce. Ma sempre Padre Pio nel 1960 ha detto, anno fatidico, ha detto a padre Gabriele Amorth: sai Gabriele, è Satana che si è introdotto nella Chiesa. Quindi questo periodo, sono 3 stagioni che la massoneria ecclesiastica ha portato avanti. Quella della filtrazione, filtrarsi dentro, no? Nascostamente. Leggete i miei libri, avete tutto chiaro. Chiesa dove vai? Ho raccontato tutta la vicenda di Giovanni Paolo I, Albino Luciani, avvelenato. Lo hanno detto il cardinale Colombo e il cardinale Biffi, mica me lo invento io le cose. Non è che hanno detto tanto per dirlo, è molto probabile, è quasi certo che... E infatti non viene autorizzata l'autopsia, che è stata chiesta da più parti, anche dai familiari se non ricordo male, perché poi si parlava, si faceva voce, sai, i familiari vogliono sapere la verità. Non viene autorizzata l'autopsia tutt'oggi, perché se viene autorizzata nel cadavere trovano ancora oggi le tracce del veleno, capito? Perché l'hanno fatto fuori? Perché era la prima fase, filtrazione con i massoni satanisti in Vaticano, anni 60, con i partigiani di Satana. Filtrazione. Seconda fase di attuazione, dopo la filtrazione, arrivare nei posti di comando. Per esempio, la sera prima della morte, Albino Luciani ebbe a parlare col cardinale Sebastiano Baggio, cardinale veneto, potentissimo cardinale massone, risaputo da tutti. Bugnini per la riforma liturgica della messa, massone, e così per dire. Allora, prima fase la filtrazione, seconda fase la conquista del potere. Quindi la prima fase va, la più lunga, va dal 1960 al 2013. Quanti anni sono? Sono 53 anni. Va bene? Sono 53 anni. Per mostrarvi che, ricordatevi, i nostri nemici non hanno fretta, non hanno avuto fretta. Così il concilio, cominciare lentamente, inavvertitamente a perseguitare i preti e i vescovi rimasti cattolici e valorizzare invece preti, vescovi e cardinali modernisti nella stagione post-conciliare, e il Papa. Il Papa era impedito già allora, non è Benedetto. Benedetto XVI è il culmine di un percorso, non è che è stato solo lui e invece Wojtyła se la godeva, o Paolo VI se la godeva. Benedetto XVI Dio lo ha autorizzato, come ora vedremo, a fare un passo in avanti. Ma torniamo a noi. Stavo dicendo, dal 1960 al 2013 la prima fase, un lungo, paziente, capillare, laborioso progetto di filtrazione della massoneria ecclesiastica nei centri del potere vaticano. Un lungo periodo, finora il più lungo, fino al 2013, anno nel quale il Papa legittimo, il Papa validamente eletto, l'ultimo Papa regnante in Vaticano in quel modo,
si dimette e l'indomani lo SWIFT sblocca i conti bancari, i circuiti bancari vaticani, guarda caso, proprio l'indomani. Il fulmine sulla Basilica di San Pietro, no? Vi ricordate tutte queste cose qui? È lo shock mondiale. Nell'età moderna non ci si sarebbe mai potuti aspettare, viste le aspettative di vita, no? Poi non aveva una malattia invalidante come invece l'aveva Wojtyła, Benedetto. Stava bene, non dormiva. Ma è vero che non dormiva, perché poi ognuno sa quanto ha bisogno di dormire. Sono persone che dormirebbero tutto il giorno, non so, veramente. Ci sono persone che vengono apposta alle mie prediche quando sanno che sono lunghe, si fanno certe dormite. Che bisogno hanno poi la sera di andare a letto presto, quando per 3/4 d'ora, 50 minuti hanno dormito a bocca aperta? Capito? Chi l'ha detto che c'è bisogno di dormire in quante ore? Ognuno ha un suo ritmo. Ognuno ha un suo ritmo. Berlusconi dormiva 3 ore a notte. È accampato tranquillamente. Che fa? Si è dimesso da presidente della Fininvest, di Mediaset? No, dormiva 3 ore, l'ha detto lui, tante volte l'ha detto. Io non ho bisogno di dormire molto. E io ne conosco di queste persone, Sono quelle che non hanno bisogno di dormire molto e sono subito attive. Ci sono quelle che non hanno bisogno di dormire molto e non sono subito attive, cioè dormono ugualmente poco, però volentieri rimangono a letto, perché c'è la distinzione tra sonno e riposo. Ci sono le persone che dormono sempre, ci sono le persone che non si svegliano. Allora, Benedetto XVI non ha, sì è così, è perché si sente, non è un rimprovero, si sente tutto, quindi è per quello che la Franca raccomanda che non parliate, perché si sente e poi la gente lo fa presente. Stavo dicendo che quindi la versione ufficiale secondo cui Benedetto XVI se ne sarebbe andato perché non dormiva, chi se la beve? Chi se la beve? Ma pure che dormiva poco, te ne vai, perché poi in salute, questo è proprio un dato che imbarazza molto i nemici, e infatti non viene giocato, ma è una carta che dobbiamo giocare, tenere viva la memoria del gesto profetico di Benedetto XVI del 2013, che ha chiuso la prima delle 3 fasi della campagna massonico-ecclesiastica di conquista del potere, cioè dimettersi lasciando l'ambaradani incasinato delle motivazioni. A tutt'oggi Benedetto XVI gli è riuscito, e dal cielo se la ride, a fare in modo che ci sia la confusione totale su questo argomento qui. L'operazione stessa di cui parlavo ieri sera, della lettera resa nota ad agosto dalla Nuova Bussola Quotidiana indirizzata da Benedetto XVI a Monsignor Nicola Bux, si rivela anche quella, se ci pensate bene, assolutamente diciamo effimera, per un paio di ragioni che tante volte abbiamo detto. Innanzitutto ci sono degli errori imperdonabili anche lì. Dice, ma lui non era italiano, disgraziati che siete, sapete molto bene che Benedetto XVI non era italiano, ma quando scriveva un testo, anche una lettera, la leggeva, la rileggeva, era certosino nelle sue scelte. Guarda caso, da quando ha fatto la Declaratio in poi, ha preso in giro i suoi avversari facendo errori clamorosi. Una lettera, se andate a leggere ancora oggi e cercate il testo della lettera a Monsignor Bux, non si può leggere quella lettera lì con gli errori che ci sono, imperdonabili. E poi Papa Benedetto dice, spostando l'attenzione, che la questione è che lui, consegnando il ministero, ha inteso consegnare anche il munus, come per dire, volete sentirvi dire questo? Ecco, qui ve lo dico. Ma di fatto il munus lui non l'ha consegnato, basta andare a prendere il testo che fa legge, cioè la Declaratio, che non ha chiamato Renunziatio. Non l'ha voluta chiamare Renunziatio, l'ha intitolata Declaratio, cioè io dichiaro, non rinuncio, dichiaro qualcosa, poi chi vuol capire capisce. E che cos'è che ha detto Papa Benedetto in quell'occasione lì, ve lo ricordate nel testo in latino, come dice, ingravescente etate, a causa dell'età che avanza. Ma quando mai l'età che avanza è stata un motivo per dimettersi?
e se la sono bevuta. L'ha bevuta chi voleva berla, i deficienti. Sapete chi sono i deficienti? Quelli che rinunciano alla coscienza per questioni di opportunismo. E la Chiesa cattolica è stata stracolma di gente opportunista, ambiziosa, carrierista, ruffiana, cortigiana, feccia. Il Signore fa un repulisti con Benedetto XVI, capite? Allora lui dice ingravescente etate. Scusate, questo pone due problemi dal punto di vista non solo canonico ma anche teologico, dogmatico, e ve li dico subito. Prima di tutto, può essere legittimo, valido il motivo della ingravescente etate? Sì, se c'è una situazione di invalidità fisica e mentale. Ma neanche quella fisica, se ci ricordiamo di Giovanni Paolo II, può infine essere un problema. E vi dimostro perché. Papa Leone XIII è morto a 91 anni, se non ricordo male. Era sordo. Tant'è che Santa Teresina racconta che quando andò a trovarlo per chiedergli di far entrare come suora carmelitana in un'età ancora non canonica, lei stessa racconta che si è avvicinata al Papa e gli parlava, si baciava la pantofola al Papa, e poi lei ha fatto un gesto che non poteva fare, si è avvicinata al Papa per dire voglio farmi suora ma non ho la possibilità, Santo Padre. E il Papa, lei parlava in francese, il Papa conosceva il francese ma non la capiva, ma non perché parlava in francese, perché non ci sentiva il Papa, era sordo. E quindi ha chiamato il vicario generale e ha detto che dice questa figliola, racconta Teresina, che dice quello un po', diciamo. Allora che fa? Non era Papa? Si dimetteva? Usava il coro, che era fine 800, per dirne una. Dice che si è dimesso Benedetto XVI in ingravescente etate perché Geschwein, che ve lo raccomando, ha detto che siccome doveva prendere l'aereo per andare in Brasile per la giornata mondiale della gioventù non se l'è sentita. Scusa, e questo è un motivo per dimetterti. San Pio X, che non ha bisogno di presentazione, non si è mai mosso dal Palazzo Apostolico in Vaticano, eppure è stato un grande Papa. Non sono i viaggi, perché al limite ti colleghi, no? Ma allora il vero motivo qual è? Non emerge, ingravescente etate. Il vero motivo, come sappiamo, è che era impedito, accerchiato da quella massoneria che aveva fatto un primo lavoro lungo, minuzioso, studiato nei dettagli. Per esempio, uno degli esempi della azione di filtrazione, sono 3 le fasi, no? Vi sto dicendo, ricordiamole, filtrazione dal 1960 ufficialmente, anche da prima, però diciamo anno ufficiale 1960, e infatti la Madonna aveva chiesto di rivelare il terzo segreto di Fatima che riguardava l'ingresso di Satana in Vaticano e il tempo di preparazione dell'Anticristo, al 2013. Questa è la prima fase, 53 anni. La seconda fase è quella più acuta ma più breve. Fra le 3 secondo me sarà quella che rimarrà la più breve, a mio avviso, cioè quella dall'11 febbraio, o se volete 13 marzo 2013 al, attenti bene, 8 maggio 2025. Questa è la seconda fase nella quale assistiamo alla conquista del potere, è la fase più, vedete che è una strategia di guerra. Chi è che non ha capito che siamo in guerra si arrangia, che possiamo fare? È la fase più delicata, è la guerra, come dire, la guerra al fronte, no? E arriva il comandante maggiore, cioè Jorge Mario Bergoglio, che la mafia di San Gallo aveva individuato già nel 2005 per avviare già allora, sferrare già allora la morte di Giovanni Paolo II, la conquista del trono, ma Dio non l'ha permesso, e quindi è stato eletto poi Ratzinger, e lui veniva chiamato, Bergoglio, Monna Lisa nel codice cifrato dei massoni della mafia, Monna Lisa, per via del suo temperamento che poi è cambiato quando è venuto a Roma, perché lì era lunatico. Io ho potuto ascoltare queste testimonianze lì proprio a Buenos Aires, lunatico, depresso, silenzioso, molto molto giù di morale. Invece poi è arrivato a Roma e è rinato Jorge Mario Bergoglio, ed è iniziata la seconda fase sulla quale ora andremo. La terza fase poi è quella appena avviata, e questa durerà sicuramente a lungo,
con quello che è stato scelto ad hoc, il matematico, l'intelligenza artificiale, il tempo dell'intelligenza artificiale, capito? Robert Francis Prevost. La terza fase prevede la custodia, no, del potere. Fino a quando? Questi non se lo chiedono, non gli interessa. Interessa loro preparare la via all'anticristo. E quindi dal 1960 al 2025 che sta finendo, noi stiamo assistendo a queste tre fasi per costruire il corpo mistico dell'anticristo, cioè una chiesa contraffatta, cioè una chiesa che sembra, dice Monsignor Fultoscini, in tutto la chiesa cattolica, ma in realtà è il corpo mistico dell'anticristo. E non è che voi ci dovete impiegare molto a capirlo, certamente dovete essere grati a Dio di avere Don Minutella che vi aiuta, però tutto sommato non ci vuole moltissimo ad arrivarci. Io vi do le griglie, ma poi ci arrivate da voi stessi. Che fine fa la volontà fondativa di nostro Signore Gesù Cristo, per esempio, a riguardo, poniamo, della comunione ai divorziati e risposati? Questa è una chiesa che ufficialmente dà la comunione ai concubini. Si può fare? Non si può fare, però lo fa. La volontà fondativa di Cristo, che poi Giovanni Paolo II nell'Ordinatio Sacerdotalis nel 96 ha ribadito, non si può dare l'ordinazione alle donne, perché Gesù Cristo ha voluto che fossero i maschi. Bene, questa è una chiesa che discute del diaconato femminile. Siamo a giorni ad attendere l'ultimo dei documenti del biennio di Fernandez, prefetto del Dicastero per la Fede. L'ha annunciato che dopo Mater Populi Fidelis e una Caro ci sarà la pubblicazione di un documento che non sappiamo come si intitola, sul sinodo e il ruolo delle donne nella Chiesa, che vogliono arrivare lì perché poi è la tecnica, vi dicevo, della rana bollita, preparare la gente a quello che è impensabile per ottenerlo, e così sta andando. Era impensabile qualche anno fa che si potesse pensare al matrimonio gay nella Chiesa, a un giubileo gay. Nel 2013, nel 2008, nel 2002 era impensabile. Ma è arrivato Bergoglio e ha lavorato con quelli che ha chiamato processi di cambiamento, e tutti i partigiani di Satana attorno, da padre Spadaro, a Monsignor Stagliano, da Monsignor Paglia, al cardinale Zuppi, al cardinale Olleric, al cardinale Grech, tutti i partigiani di Satana a lavorare con arguzia, con intelligenza, con astuzia, perché quello che oggi è impensabile poi la gente lo accetta. Ma di fatto è una Chiesa che non corrisponde alla volontà fondativa di Cristo, dove si pongono problemi molto grossi, per esempio quella relativa alla successione apostolica. Noi non ce l'abbiamo finora, perché loro ce l'hanno. Siete sicuri che ce l'hanno? Ne abbiamo parlato. La successione apostolica è all'interno, dice Ratzinger in un suo celebre testo, che non è l'unico, della tradizione apostolica, successio et traditio apostolica, cioè la successione è impossibile che venga sganciata dalla tradizione apostolica. È come se a un soggetto, un organismo, gli trapianti gli occhi ma non ha il cuore. A che servono quegli occhi? Proprio a nulla. E così è qui lo stesso. Questi vescovi che vengono fatti, questi vescovi che vengono consacrati da quando è stato preso il trono petrino della falsa chiesa, con una chiesa dichiaratamente eretica, apostata, no? E pone il problema grosso della successione apostolica. Ma questo è a latere. Comunque di fatto c'è una chiesa che non è più quella di Gesù Cristo, non lo è. Ma proprio è palese che non lo sia. Ecco. Soprattutto a riguardo del documento che andava casomai subito condannato, che è quella dichiarazione di Abu Dhabi, che è proprio il documento, direi, la magna carta della falsa chiesa, cioè Gesù Cristo s'arrangia, non è più l'unico salvatore, noi gli vogliamo bene, però adesso intanto facciamo noi come dice Papa Francesco. E se andate a vedere, in quella fase lì, i vescovi, cioè, incantati da questo tempo bergogliano, se andate a guardare, io ho fatto la statistica per esempio con Zuppi, Papa Francesco, come sta facendo anche Prevost, viene citato più Papa Francesco che non Gesù Cristo, ma è del tutto ovvio, è comprensibile, ma anche capito, poveracci.
perché Gesù Cristo è ormai superato. Invece Papa Francesco ha aperto processi di cambiamento. Papa Francesco ha aperto la Chiesa al mondo. Papa Francesco finalmente ha accolto gli ultimi, gli esclusi, che sono i gay, che sono gli immigrati, ora saranno le donne. Questo è. E la terza fase è quello adesso con Prevost di, diciamo, tranquillità per la Chiesa. Qual è il patto malefico che dimostra che ho ragione io? Ve lo dico, subito ve lo dico. È quello che è stato rivelato, ma non avremo mai prova, forse qualche traccia, ma prova no, di un patto tra Cardinale Burke, che infatti ora non smette di parlare di Papa Leone con lodi sperticate, e lo stesso Prevost prima delle elezioni. Senti Burke, mangiamo insieme, sono tutti e due americani, ho letto stamattina una dichiarazione di Burke, e siamo molto amici con Prevost, siamo tutti e due americani, tutte e due veniamo da famiglie contadine, insomma, capito la leggenda che deve passare. Allora, chi è veramente Burke? Non è che è l'altra faccia della medaglia, perché vi ricordo che è quello che a me ha chiesto di... Torniamo a noi. E si sono messi d'accordo, senti Burke, questo Prevost, io sono stato scelto, il Papa Francesco l'ha fatto capire che sono io, mi hanno candidato, siete voi un paio di cardinali e ci rompete le scatole con questa messa tradizionale, sempre lì che parlate contro quello che facciamo, quindi noi dobbiamo andare avanti. Allora facciamo così, Burke, a te, diciamo, per dirlo a tutti i tradizionalisti, vi regaliamo e vi concediamo tutto quello che volete sul piano liturgico. L'importante è che ci lasciate andare avanti. Patto raggiunto, patto di Satana. Perché infatti non è un caso che a settembre, nello spazio di ore, mentre c'era la profanazione della Porta Santa col giubileo LGBTQ+, i tradizionalisti non sono insorti, come avrebbero fatto in passato, a parte qualche eccezione, perché poi di lì a poche ore c'è stata la messa in latino per la prima volta, la messa tradizionale per la prima volta, da quando Benedetto XVI ha scritto a Summorum Pontificum, di Burke, guarda caso, all'altare di San Pietro, la cattedra di San Pietro. Allora il 7 e l'8 gennaio è la cartina al tornasole, perché faranno l'accordo, il concistoro straordinario, nel quale Papa Leone vuole adesso il tempo della tranquillità con tutti, perché ormai il potere è stato raggiunto e così silenziosamente, cioè inavvertitamente, si prepara la parte finale cospicua della Chiesa dell'Anticristo. Queste sono le tre tappe del cammino, diciamo, portato avanti dalla falsa Chiesa. Le ricordo di nuovo, dal 1960 al 2013 la prima fase di filtrazione, dal 2013 al 2025 la seconda e più delicata e riuscita fase di conquista della Bastiglia, la terza fase appena iniziata l'8 maggio 2025 con l'elezione di Prevost, il tempo della custodia, della protezione del potere raggiunto per finire di conquistare per finire di attuare quelle che loro chiamano riforme sinodali, che altro non sono che la attuazione dell'agenda satanista, cioè la Chiesa contraffatta a quella di Gesù Cristo. Guardate che io mi tengo informato anche attraverso testi che non facilmente si trovano, come per dire, insomma, mi documento per voi, no? E il pallino di cui, guarda caso, adesso non si smette di parlare è il diaconato femminile. Come mai? Tra le priorità in agenda, vi pare che questa sia la più importante nella Chiesa? Cioè ci sono le chiese vuote, vescovi apostati, vescovi eretici, ovunque serpeggia un malessere diffuso dell'identità cattolica, no? Com'è possibile che già il Dicastero per la Fede, presieduto da Fernandez, che è rimasto lì, va bene, debba preoccuparsi di farci avere prossimamente, non so esattamente quando, un documento che parla del ruolo delle donne nella Chiesa? Ma perché è così tanto importante? Sì, per loro sì, ma non perché le donne sono discriminate, non gliene frega niente di questo a loro. Il motivo è un altro, il motivo è attuare una Chiesa contraffatta in tutto,
contro quella voluta da Gesù Cristo. Hanno individuato i punti. Per esempio, uno di quelli è l'ordinazione delle donne. Gesù Cristo, proprio lui, non le ha volute. E lì allora a discutere, ma era maschilista, era figlio del suo tempo, era un ebreo della cultura medio orientale, oggi le cose sono cambiate con Papa Francesco. Capito? Contrapporre niente meno che il cosiddetto Papa Francesco a Gesù Cristo. Gesù Cristo non ha voluto, però ora con Papa Francesco non se ne può discutere. Scusa, come puoi discutere se Gesù Cristo non ha voluto? È evidente che è un progetto. Quindi qui, alla fine, dobbiamo andare, per capire queste tre fasi, mamma mia, oggi stamattina, attenti al lupo, interessante quella di, sono gli ultimi giorni dell'anno, poi c'è chi fa il profeta e c'è chi fa l'analisi del giornalista. Vabbè, allora, tre cose, queste tre fasi, attenti bene a quello che vi dico adesso, perché questo passaggio è importante, queste tre fasi, no, di filtrazione, di conquista e di custodia del potere, nella tranquillità l'ancora riversa, e queste tre fasi, vedete, io devo dire una cosa per inciso, io sono odiato e maltrattato dal mainstream. Se queste cose le avesse dette Cascioli, professor Fontana, Monsignor Schneider, Monsignor Strickland, se queste cose le avesse dette Luisella Scrosati, padre Serafino Lanzetta, sarebbero state rilanciate anche negli Stati Uniti in lingua inglese, in One Peter 5, in l'Eyesight News, mi capite? Stanno tutti ascoltando, messi così a bocca aperta. Si stanno tutti i miei nemici rendendo conto che ho ragione, e più se ne rendono conto e più Don Minutella deve morire insabbiato sotto la sabbia a non respirare. Perché chiunque sta ascoltando, anche il nemico più giurato, sta potendo dire, sta arrivando a dire, è un discorso cogente. Ma io qui vorrei dirvi adesso questo passaggio per me importante, ed è il seguente. La fase introduttiva è importante per la password, per l'interpretazione di queste tre fasi. La prima è quella decisiva, e vi dirò perché ora. Ma che gliene torna ai massoni di conquistare il trono petrino? A cosa serve? Voi sapete che la massoneria, io so poco della massoneria, la massoneria diciamo civile, chiamiamola così, laica, interessa la conquista e la custodia del potere, no? I figli poi diventano, no? I nipoti, assicurarsi, si può capire nel mondo, ma nella Chiesa perché? Perché hanno avuto dal 1960, Padre Pio ha dovuto dire i massoni sono alle pantofole del Papa? Qual è lo scopo? Per capirlo bisogna andare alla prima delle tre fasi, che è quella della filtrazione. Noi abbiamo dato come data ufficiale, perché è già da tempo che c'erano, il 1960, no? Allora, ripeto, era l'anno in cui la Madonna aveva chiesto di rivelare il terzo segreto di Fatima. Come mai? Perché il terzo segreto di Fatima, che a tutt'oggi non è conosciuto, dice decisamente dell'avvento dell'Anticristo, dell'avvento di una falsa chiesa e del tempo della grande apostasia. La Madonna voleva preparare i credenti a questo, ma poi i pontefici, come sapete io non mi sono mai sentito di giudicare in questo, anzi li capisco, Giovanni Paolo II in particolare non se n'è sentita di rivelare questo, va bene? Però era il 1960 in cui la Madonna l'ha chiesto. Allora, per capire il vero motivo che spinge oggi la falsa Chiesa ad andare avanti, dovete ritornare all'esordio, cioè al motivo non umano, ma preternaturale. Lavorano per conto di Satana, come noi stiamo lavorando per conto della Santa Vergine Maria. Tutto qui è. In mezzo c'è questo bacino inutile, che è quello del mondo Unacum, che si ostina a stare da quella parte, e sono tutti contenti e gongolanti, no? In brodo di giuggiole, perché adesso a gennaio Papa Leone sdogana la messa tradizionale.
verrà incontro alle richieste del popolo cattolico legato alla messa in latino. Vi rendete conto la congiura? Scusate, che senso ha celebrare bene il latino quando la fede è cambiata? Non è la messa celebrata bene che ti porta in cielo, è la fede che ti porta in cielo. E ho portato l'esempio riguardo questo concistoro straordinario che sarà consumato il 7 e l'8 gennaio della famiglia che è in casa, che va la casa a fuoco, e loro discutono, anziché scappar via o spegnere le fiamme, discutono e litigano su cosa guardare quella sera in TV. E qui stanno facendo la stessa cosa, vanno a discutere sulla messa in latino, che per carità è una questione importante. Noi peraltro non ci hanno invitato, ma nessuno ha il merito che c'ha Dominutella con Radio Domina, avere diffuso in questi 9 anni la messa in mezzo al popolo di Dio, cosa che i lefebvriani dovrebbero riconoscere queste cose, ma si vede che succederà post morte, chi se ne frega, tanto io ho lavorato per Dio e per la Madonna, mica mi interessa la risposta di Dio. Se me ne rammarico non è per me, è perché vorrei che questa parola di verità venisse ancora di più, e invece no, io devo essere affossato. Ma di fatto i lefebvriani, Gricigliano e Burke insieme non hanno ottenuto quello che ha ottenuto Dominutella in 9 anni, perché loro la messa del Signore se la sempre celebrata come se fosse l'aristocrazia dello spirito e l'alta borghesia della fede. Invece il fetente Dominutella l'ha portata attraverso Radio Domina Nostra in mezzo, pur con gli errori iniziali, con certe imperfezioni che magari permangono, però la sostanza c'è. Quindi dovrebbero scrivere un documento, se il 7 e l'8 gennaio parlano di questo, in cui qualcuno dovrebbe poter avere il coraggio, se avessero gli attributi, ma non ne hanno, sono tutti evirati, dovrebbero poter dire, comunque qui dobbiamo dire che c'è uno in Italia che Papa Francesco ha scomunicato 2 volte e che però ha il merito, uno dei tradizionalisti lo dovrebbe dire, perché è un fatto oggettivo che Dominutella ha diffuso la messa tradizionale in mezzo al popolo come non ci sono riusciti tutti i tradizionalisti messi insieme. È un dato di fatto. Portatemi una assemblea, chiamiamola così, di 2000 persone che assistono in silenzio a Milano, di 3000 persone che assistono in silenzio a Firenze, di 4000 persone che assistono in silenzio a Bologna alla messa tradizionale. Nessuno l'ha fatto finora. Manco Lefebvre. Dominutella l'ha fatto. Dato di fatto. Non mi sto inventando nulla, è un dato di fatto. 3-4 mila persone per la messa in Vetus Ordo. Dove mai Lefebvre, Burke, Gricigliano, la Fraternità di San Pietro hanno fatto questo? Mai. Eppure Dominutella non deve esistere. Non è che per caso tutti quelli che si ostinano per ragioni di opportunismo a riconoscere ora Prevoste come Papa, Dio li abbandona alle loro inutili alleanze. Sapete come va secondo me con questo concistoro? Come succede nell'Antico Testamento? Nell'Antico Testamento si racconta che il re Acaz aveva saputo che il re di Siria e il re di Israele si erano alleati per marciare contro Gerusalemme, contro Giuda, contro il re di Giuda. Lui lo viene a sapere e si impaurisce, ha paura che questi entrino, e fin qui si può capire, va bene? Allora si siede al tavolo, è storia della Bibbia, storia di Israele, è scritto nella Bibbia. Allora si siede al tavolo, non delle trattative neppure dei negoziati, ma per studiare la mossa. E niente, pensate un po' che per fronteggiare il re di Damasco, quindi la Siria, e il re di Israele insieme, il re di Giuda Acaz, siamo 700 anni prima di Cristo circa, decide di fare una cosa iniqua, folle, preparare dei messi, dei nunzi, da mandare al faraone d'Egitto, al re d'Egitto, per dirgli: ti allei con noi per combattere contro questi due. Mentre sta studiando questa cosa qui, che già sta mettendo in atto, Dio manda il profeta Isaia a casa di Acaz. Senti re, non temere quei 2 tizzoni d'inferno, così li chiamo. Tu esci incontro a loro alla porta di Gerusalemme, non li temere, perché se tu non li temerai, Dio te li metterà nelle mani. Ma se tu cerchi alleanze con gli altri, soprattutto con l'Egitto, storico
popolo pagano, no? Dio ti abbandonerà. Adesso, siccome sei dubbioso, gli dice Isaia, chiedi un segno a Dio, così ti incastra. E Acaz vuole fare il furbo. Ah no, io non chiedo Isaia, no, Isaia 7, io non chiederò nessun segno, non è bene tentare il Signore, io non ho bisogno, perché non lo voleva chiedere, perché sapeva che chiedendolo Dio glielo dava e lui era incastrato con le sue manovre politiche. E allora Isaia dice, ascoltate casa di Giuda, non vi basta di stancare voi uomini, perché ora possiate stancare anche, perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine, lì c'è la famosa profezia, concepirà e partorirà un figlio, eccetera. Quindi, ma il re alla fine fa l'alleanza, sapete com'è andata. Ecco, qui a me sembra che sia la stessa cosa. Si alleano tra di loro, Burke, Prevost, Sahara, fanno le manovre politiche. Tu li guardi questi cardinali, al limite c'è qualcuno come Comastri, peraltro molto anziano, che fanno, poi c'è chi deve recitare la parte del mistico, del bravo predicatore, ma alla fine chi sta salvando di questi la Chiesa? Non si accorgono che la fede è quella di Abu Dhabi, che c'è una Chiesa la cui costituzione dogmatica è quella di Amoris Laetitia e Fiducia Supplicans, no? Di Abu Dhabi? Che senso avrebbe parlare della liturgia quando c'è questo? La tranquillità è la terza fase, il governo che resta saldo, ma Dio aveva altri progetti. Guardate, nella prima fase, qual era la prima fase? La filtrazione. Hanno fatto un lavoro paziente di epurazione del pericolo. Per esempio, una delle teste che sono cadute più nobili è quella di von Balthasar. Interessante quello che sto per dirvi. Von Balthasar era il teologo come Dio comandava, contrapposto all'altro titano modernista, Karl Rahner. Come è andata? È andata che von Balthasar è stato l'unico grande teologo non presente al concilio. Li hanno chiamati tutti, anche quelli più strambi teologi. Von Balthasar non c'era. Leggendo la sua vita si racconta che un giorno, siccome suo fratello lavorava alle guardie svizzere, chiese di voler venire a Roma e gli chiese un biglietto. Suo fratello da Roma gli scrive: Hans, non venire, non sei gradito qui. Poi hanno fatto passare la tesi i tradizionalisti, bacchettoni come sono, che von Balthasar era etico perché ha detto che l'inferno è vuoto. Von Balthasar, io ho fatto la mia tesi dottorale alla Gregoriana su questo, non ha mai detto che l'inferno è vuoto. Come mai glielo fanno dire? Deve essere decapitato. E così via via anche personalità sante, via via. Di recente, appena all'inizio della seconda fase, pensate a padre ancora vivo Stefano Maria Manelli, fondatore della famiglia francescana dell'Immacolata. È stato anche lui epurato, è proprio epurazioni vere e proprie. E potrei continuare. Personalità che dovevano diventare importanti nella Chiesa per il fatto di essere rimaste cattoliche. Quindi quello che è avvenuto allora continua ad avvenire. Quello che posso dirvi, concludendo, miei cari figlioli, è questo. Allora loro ora sono arrivati nell'incanto generale, è qui che dobbiamo aver pazienza, perché adesso c'è l'appoggio in questa terza fase, quella decisiva, c'è l'appoggio del mondo unacum e tradizionalista, conservator tradizionalista. A meno che uno non se ne vada con Viganò, che vede la Chiesa ferma al 1958. La questione decisiva è che la Chiesa non si è fermata né al 1958, quando è morto Pio XII, né al 1960, quando è iniziata questa, questa retata della prima fase di filtrazione, e neppure al 1962-65, quando c'è stato il Concilio Vaticano II. In tutti e tre i passaggi la Chiesa era lì. La Chiesa è rimasta, diciamo così, al suo posto fino al 2013. Quando Benedetto XVI, torniamo a lui, ha effettuato quella preziosa mossa, ispirata da Dio, non sappiamo in che modo, lo sapremo solo in cielo verosimilmente, cioè
non sappiamo se ha avuto un'apparizione, perché no? Ah, il Papa perché per Leone XIII non l'ha avuta l'apparizione, e non è l'unico. Quanti papi nel corso dei secoli hanno avuto da Dio dei segni clamorosi? Volete voi che non l'abbia avuto anche Benedetto XVI? Per forza che sia stato così sereno, non poteva esserlo. In quel modo lì stiamo ancora vedendo le immagini della Declaratio, se non avesse avuto da Dio la conferma, perché se si fosse dimesso per il fatto che non dormiva, non poteva essere così sereno, state certe. Siete d'accordo? Un certo senso di vigliaccheria e di fragilità lo avrebbe accompagnato nella stesura, diciamo, quasi cinematografica di quei giorni. Invece il Papa, veramente, ve lo ricordate, si è mostrato sereno, ha sconvolto tutti noi, perché sapeva che sarebbe andata così, il fulmine nella Basilica, ma lui, anche nell'ultima messa celebrata, se vi ricordate, per le ceneri, non mica è stato per caso, consegniamo una chiesa che lui diceva che deve fare penitenza, altro che penitenza, comunione ai concubini e matrimoni ai ieri. Ma lui ha lasciato la chiesa in viola, con le ceneri, voglio dire, nel periodo quaresimale. Il Papa ha detto si è mostrato sereno, ve lo ricordate? Col senno del poi penso sarete tutti d'accordo. Paziente, libero, si vedeva che era un uomo libero. Sai, uno che si dimette perché non dorme è comunque uno che ha problemi mentali, non perché non dorme, perché si può non dormire anche per i problemi mentali, ma il più delle volte i veri motivi possono essere anche altri. Per esempio chi soffre di cattiva digestione, ha problemi di gastropatologia, non ha mai un sonno normale, mai lo avrà. Perché mentre tu che hai lo stomaco buono, hai cenato alle 7, 7 e mezzo e alle 10 potresti persino di nuovo mangiare, chi ha problemi di stomaco alle 10 inizia la digestione e intanto deve andare a letto. Vabbè. Comunque se si fosse dimesso, qualunque sia poteva essere la ragione perché non dormiva, non poteva essere così sereno, doveva essere una persona comunque turbata dentro. Perché il motivo ingravescente etate, che razza di affermazione è ingravescente etate? Perché invecchi, tra l'altro, proprio lui, Benedetto, sulla falsa riga della collaborazione con von Balthasar, Ratzinger, aveva non so quante volte scritto che la Chiesa non è un'azienda, la Chiesa non è un organismo internazionale umano, quindi se il datore di lavoro invecchia non deve fare la performance aziendale e quindi a 65 anni si ritira. E come la mettiamo che fa queste affermazioni e poi se ne va perché è vecchio? Allora sei fuori di testa. No, non è l'ingravescente etate. Tant'è che non non consegna a norma del canone 332 paragrafo 2 che il Papa quando si dimette sui muneri renunziet, cioè rinunzi al suo, perché è suo anche se non è suo, ma è suo dal punto di vista giuridico, è suo perché l'ha accettato, lo gestisce lui. Accetti, lo sapete che il cardinale Caberlengo poi al momento dell'elezione nel conclave a nome dei cardinali che l'hanno eletto c'è l'ultimo passaggio che è importante. Accetti, accetto, ecco, allora sei il Papa. Quindi da questo punto di vista è suo giuridicamente parlando, però in realtà dal punto di vista teologico, dogmatico, non è suo, è di Gesù Cristo il bonus, capito? E così noi abbiamo una falsa chiesa arlecchina, bislacca, che da 13 anni sferra continui, violenti attacchi alla volontà fondativa di nostro Signore Gesù Cristo e alla tradizione apostolica. La stragrande maggioranza delle masse cattoliche sta continuando a non saperne nulla, a non capirne nulla per via della gravissima complicità di vescovi, preti e cardinali che stanno, quelli che dico magari lo capisco, che stanno facendo finta di niente, perché adesso è il tempo che si è voltato pagina. Adesso si è voltata pagina, ma scherzi, ma non ascoltate uno come quell'indemoniato di Minutella. Il Papa ha convocato i cardinali a Roma, adesso concederà la messa in latino, nel frattempo però c'è il documento sulle diaconesse. Il Papa adesso veste da Papa, nel frattempo ha firmato Mater Populi Fidelis dicendo che della Madonna non dobbiamo parlare.
Si siede sulla poltrona quella che usava Benedetto XVI, nel frattempo ha citato il documento di Abu Dhabi, chi non vuol vedere non veda, il grande inganno, ma ecco, loro devono raggiungere l'obiettivo che non è loro. Come già ho detto nella fase iniziale, la matrice è preternaturale, loro lavorano per finire di costruire, come dice Caterina Emmerich, la falsa chiesa, corpo mistico dell'anticristo. Allora è finita, perché ci stanno riuscendo. No, non è finita. Dio altrove, attenzione a questa espressione, altrove e in altro modo provvedeva, come sa fare lui. Troppo simpatico il Padre Eterno, perché ti stupisce, perché di fronte a una situazione come questa tu ti aspettavi che Dio interveniva lì, in sede, che Dio interveniva a Roma, che Dio interveniva col conclave, che Dio interveniva con il collegio cardinalizio, è tutta roba fradicia. Gesù dice: ogni tralcio che in me non porta frutto, il Padre mio lo taglia, lo recide. Non è che c'è da scherzare sopra su questo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, il Padre mio lo taglia, lo recide. Come Dio poteva pensare, no Dio, come noi potevamo pensare che tutto quello che si guarda alla salvezza, che certi circoli, come quello del pontefice laico di Roma con le scarpe lustrato, il prete lombarde, portano avanti, e cioè che la salvezza deve passare da lì. Si sono convinti così, si stanno rendendo conto che ho ragione io, ma niente, peggio è. Hanno capito che non va così, fingono di non accorgersene. Aspetteranno uno il 2036 e l'altro non si capisce bene cosa. Ma noi abbiamo chiaro questo e ci saltano tutti addosso. Abbiamo capito che Dio, come dice Emmerich, aveva, vi ricordate? Descrive la falsa chiesa, descrive la falsa chiesa e poi aggiunge: ma Dio aveva altri progetti. Qui si tratta di capire quali a questo punto, perché da qualche parte deve potersi essere un piccolo resto che a prove, come dire, sotto gli occhi di tutti, con prove alla mano, conserva la volontà fondativa di nostro Signore Gesù Cristo e custodisce la tradizione apostolica. E così ci potrebbe essere quel passaggio che ha chiesto la persona che ha chiamato ieri, ho concluso, dal Canada, che voleva capire meglio quell'omelia che ho fatta sabato scorso in occasione del mio 26esimo anniversario di ordinazione sacerdotale, che si intitolava Pietro, Giovanni o tutti e due, e ho potuto spiegare, le omelie sono disponibili nella playlist di Radio Domina Nostra, che le profezie, per esempio Gioacchino da Fiore, ma anche Dondolindo Ruotolo, dicono che il Pietro finale, che può non essere uno solo, ma comunque il Pietro finale inteso come munus, si trasforma anche in Giovanni. Se voglio che lui resti, dice Gesù a Pietro, finché non torno, a te che ti importa? Tu seguimi. Pietro segue Gesù e Giovanni resta fino a quando non torna il Signore, l'ha detto Gesù. Allora, questo significa che il munus petrinum resta tale, ma si riveste anche di qualcosa di giovanneo. E qui sorgono tante questioni che forse non adesso, quando dico adesso non significa oggi, lunedì, ma adesso in questa fase qui non è facile affrontare. Per esempio, che ce ne facciamo della successione apostolica che ci condattano che noi non ce l'abbiamo, se poi dall'altra parte serve a diffondere l'eresia? È valida una successione apostolica dove si sa che viene trasmessa una volontà non più fondativa di Cristo? E quindi non è che sono messi male noi, sono messi male anche loro. Quindi è tutta una campagna aperta, una partita aperta. Noi qui non ce l'abbiamo la successione apostolica. E quindi ci saltano addosso. E perché dall'altra parte c'è. E se c'è, è quella di Monsignor Savino, che va contro i comandamenti di Dio. E nessun vescovo italiano lo ha redarguito, gli ha fatto una reprimenda come sottoscritto. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo, Leone di Maria. Pronto? Sì, sono qui. Eccoci, Don. Dicevo, ho sentito una delle vostre ultime omelie, questa successione, diciamo, giovannea,
va bene, che dovrebbe succedersi a quella pietrina, ma effettivamente è scritto nel Vangelo, abbiamo nel, come si dice, nell'epilogo Giovanni 21, c'è scritto proprio come si dice, quando sarai giovane, cioè farai come adesso, non mi ricordo preciso, c'è il passo davanti, però dice quando eri giovane andavi dove volevi, ti legavi la veste, andavi dove, quando sarai vecchio un altro ti tenderà le mani, un altro ti cingerà la veste, esatto, e ti porterà dove tu non vorrai. E questo dice Giovanni per indicargli di quale morte l'avrebbe glorificato. E Benedetto XVI effettivamente potrebbe essere la fase finale del papato, che ha glorificato Dio, perché l'ha glorificato scismando questi, la successione, appunto. Non solo, ma poi c'è anche una profezia, perché c'è stata un'operazione di Stato nel 1307, hanno distrutto l'ordine dei Templari, che però fra l'altro non è che il Papa li ha scomunicati, l'ha soltanto sciolto, l'ha dichiarato eretico. E allora Jacques de Molay, che era il gran maestro dei Templari, fece una profezia che dopo 700 anni sarebbe finito il papato. Fece anche la profezia che Filippo il Bello, per un'operazione di Stato, perché doveva fregare i soldi dei Templari perché era indebitato Filippo il Bello. Allora che succede? Lui ha fatto questa profezia, dice, era il 1314, dice fra 700 anni finirà il papato, quindi probabilmente il papato finirà e continuerà con il grande prelato, che è la successione conoscevo questo. Fino a che Cristo ritorna. Grazie mio caro, conoscevo, grazie, Dio ti benedica, santa giornata, conoscevo questa vicenda dei Templari, ed è vero che però in un contesto forse di vendicativo, starebbe per dire, il tale ha fatto questa profezia che probabilmente si è realizzata, perché effettivamente ho detto fra 700 anni terminerà, ma qui vi ricordo piuttosto quello che ha detto Benedetto XVI nell'intervista a come si chiama? Non mi viene il nome, Peter Seval, in cui diceva alla domanda sicuramente concordata se lui era l'ultimo Papa, già la domanda in sé era abbastanza irriverente. Come sono l'ultimo Papa? C'è Papa Francesco, che sono il penultimo, non l'ultimo. E invece lui la domanda se la fa fare, già qui c'è tutto. Ma scusi, lei è l'ultimo Papa? Come scusa, l'ultimo? Perché ti fai fare questa domanda? Perché risponde, la risposta è ancora più emblematica, risponde col dire tutto è possibile. Quindi questa mutazione del munus petrino, io non lo so, per esempio anche ci sono alcuni che se ne sono andati da noi, come sapete, un paio di seminaristi, un prete come Don Pavel, perché loro dicono, questo è l'ultimo aspetto da tenere presente, che questa successione petrina deve passare attraverso i canali previsti da Giovanni Paolo II nella Universi Dominici Gregis, dove il Papa vieta, se vi ricordate, il Papa vieta, concludo così, un momento solo, perché mi pare importante, il Papa vieta la elezione per acclamazione. E in questo senso hanno ragione, perché il Papa blinda, diciamo così, questa cosa qui e non la permette. Però se uno legge l'introduzione della Universi Dominici Gregis si accorgerà di una cosa piuttosto emblematica, e ve la dico subito, vediamo se la trovo. Ecco, leggiamo l'inizio. Se oggi mi accingo ad affrontare a mia volta questa materia, non è certamente per poca considerazione di quelle norme, che anzi profondamente apprezzo, eccetera, eccetera, ma perché, e purtroppo non lo trovo, lo troverò, ve lo dirò. Cioè, io ho già parlato di questo, c'è un passaggio della Università Luigi Gregis dove Giovanni Paolo II lascia intendere che questo però vale a riguardo dell'acclamazione per non impedire ai cardinali di venire a Roma e di muoversi, cioè non è una norma assoluta. Giovanni Paolo II la lega a un fatto contingente che non esiste più, perché il collegio cardinalizio è la loggia massonica in Vaticano, è la vera e propria cupola, capito? Bene miei cari, allora non ci sono più altre telefonate, per oggi possiamo concludere così. È stata una puntata molto molto interessante, vi auguro una giornata piena di pace e di gioia con la corona del rosario in mano, e così affrontiamo meglio la giornata, ricordandoci che alla fine il cuore immacolato di Maria trionferà, la Madonna l'ha promesso proprio a Fatima, e quindi noi siamo certi della vittoria. Questo ci dà gioia, entusiasmo, voglia di fare, di andare avanti, qualunque il prezzo è da pagare, e lo facciamo.
facciamo, non ci tiriamo indietro, né io né voi, voglio sperare, e andiamo avanti con questa nostra percorrenza così decisiva. Attenti al lupo, attenti al lupo. Vi benedico in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. Non sento?